Volete divertirvi da matti a pescare l'estate? Oggi vi insegno a farlo con poco più di neve. Siamo sulla mia super barca a vela e oggi facciamo una piccola traina costiera utilizzando le vele e proveremo a pescare un po' di tutto, piccoli predatori, occhiate, lampughe, sgombri e sugherelli. Siete pronti? Pure di là, pure di là! Che cosa sta succedendo? No, io glielo lascio, ecco, a volte gli vario la velocità dell'esca e la prendo. Guardate che colori che ha, meraviglioso. Sulla barca a vela si può pescare benissimo e questo tipo di pesca è davvero semplice. Di cosa abbiamo bisogno? Raglù, ce ne sono di diversi tipi, dopo ve ne faccio vedere tutti quanti. Si fa un finale lungo circa 1,5 metri e io utilizzo una bombarda galleggiante. Per quale motivo? Perché la bombarda, oltre ad attirare i pesci, proprio perché è bianca, è molto visibile nell'acqua, quindi io riesco a capire a che distanza si trovano le canne. Ma ora cominciamo a pescare. La velocità va bene da 1,5 nodi fino addirittura ai 5,5 nodi, perché il raglù nuota sempre. Quindi, per prima cosa, mettiamo le vele. Andiamo solamente di Genova perché ci sono già 8 nodi di vento, quindi non voglio andare troppo veloce. Ora non ci resta che calare le canne. Sono emozionatissimo perché questa pesca vi faccio vedere che è divertente da morire. A che distanza le calo? Questa pesca io la faccio di solito a una ventina di metri dalla barca, non troppo. Soprattutto con la barca a vela non c'è bisogno di grandi cose. Di qua abbiamo messo quel raglù da 6,5. Siamo uno ancora più piccolino. Lasciamo la frizione abbastanza morbida proprio per evitare che poi quando l'occhiata mangia riesca a strappare la codina oppure addirittura a spezzare il filo. Col fatto delle bombarde bianche io riesco a vedere benissimo dove sta lavorando la mia esca e faccio in modo tale che non si intrecci. Vedete la frizione al limite e si va. Ora fatemi sistemare quel maledetto gommoncino che si è intrecciato a tutta la vela. Ecco, io neanche ho fatto in tempo. Guardate, sono passati 5 secondi, vi giuro. Pure di là, pure di là. Che cosa sta succedendo? Allora, vedete che è una pesca semplicissima, perché in 5 secondi si lascia il pesce attaccato, perché sennò diventa un casino. Io qui ho la mia vascone, uno per non sporcare la barca a vela. Che pesca bella, questa è meravigliosa. Eccola. Guardate come mangiano. Ecco, mo si è appena slamato. Ecco, ciao. Ricalo subito. Vabbè, siamo qui per fare il video, tanto lì c'è quell'altro. Riuscirò a non farlo cadere? Vedete come mangiano bene, guardate. Se lo vanno proprio ad ingoiare. E l'occhiata appena pescata ha questo colore verde smeraldo che è meraviglioso. Ora lo metto lì, così poi vi racconto un po' meglio dell'occhiata. E si ributta. Ovviamente sarebbe da ripassare sul banco più e più volte, ma ripeto, non stiamo qui per ammazzare 1 miliardo di pesci, ma solo per divertirci. Ho costruito, ma devo metterci un interruttore, quindi apprezzerei tantissimo se nei commenti mi date un suggerimento, questa sorta di pompa per il vivo. Quindi qui ho l'accendisigari, qui sotto, lei si aziona e va a pescare l'acqua. Voi vi faccio vedere questo marchingegno strano, però me li tiene vivi, comunque va bene. Mi piacerebbe inserirci un temporizzatore, quindi magari scrivetemi nei commenti se avete qualche idea migliore delle mie. Siamo alla velocità di circa 3 nodi e 2, che veramente va benissimo, forse un po' velocetti, ma non fa niente. Le canne stanno lavorando bene, vedete il Genoa sta lavorando perfettamente, quindi la barca a vela va da sola, Ovviamente è più... Eccola. Oddio mio! Guardate che è divertentissimo. Questa pesca è meravigliosa. Ecco pure di là, pure di là. È sempre in coppia, perché il banco è numeroso di questi pesci, quindi... Allora, il segreto è non rallentare mai, farla venire a galla e poi recuperarla un po' come se fosse una tavola da surf. Se lasciate la barca a vela andare, lei tenderà ad orzare e quindi a rallentare. Là!
Di là l'occhiata è rimasta allamata, ok? Non è un problema, io intanto calo la canna, perché tanto lei se è allamata rimarrà allamata bene. L'importante è mantenere la velocità. Un po' di sci nautico. Olè. Le metto qui dentro, tanto rimarranno vive. Se a fine giornata poi le voglio rilasciare, non c'è problema. Quindi l'importante è non ammazzare pesci inutilmente. Però la cosa bella è che quando siete in navigazione, volete pescare 2 pescetti per farvi l'arrosto o la cena, questo è il modo più semplice. Oh, mi raccomando, non fate le mattanze. In questa micro pausa che abbiamo, vi faccio vedere quali raglu utilizzo. Diciamo che questa è la misura più piccolina. Questi sono, mi sembra, da 4,5. Non è possibile. Io non riesco a parlare. Aspetta, poi ve lo spiego. Un secondo. Tutte stessa taglia, Questa è piccola, via, ciao! Se so già che le devo ributtare, le ributto diretto perché poi soffrono un po' nella vasca del vivo. Ma noi non stiamo facendo un discorso? Mi sembra di sì, non mi sono dimenticato il discorso. Io con una mano timono, faccio. Tanto ho capito che più o meno... Ecco! Io ho notato che i migliori colori sono questi. Abbiamo questo qui, ragazzi, per me è il miglior colore che abbiano mai fatto. E funziona soprattutto con i tombarelli quando arriva settembre. Bianco perlaceo, non prendete il bianco normale perché ho notato che il bianco perlaceo ha una gomma più morbida, gli piace di più. E poi c'è ovviamente il verdino e questo bluastro. Questi sono i colori che secondo me, a mio parere, funzionano un po' meglio. Ora però hanno un difetto sti raglu, che quando l'occhiata li morde spesso gli taglia la coda. E dopo vi faccio vedere infatti che ce n'ho un sacco con la coda tagliata. E voglio controllare qui che mentre che l'ha mangiato probabilmente gli ha tagliato la coda. Non gli ha tagliato la coda, però l'amo si è messo male, quindi quando si mette male lo risistemate, vi faccio vedere. Che succede? Che lui si mette così. Questa non è la condizione giusta, guardate tutti i denti come l'hanno. Quindi lo dovete lasciare con l'amo un po' fuori. Sta mangiando, no? Io glielo lascio, ecco, a volte gli vario la velocità dell'esca e la prendo più facilmente. Servono delle cannette morbide, perché la cannettina morbida ci agevola nel recupero. Io sto utilizzando un finale abbastanza sottile, dopo vi faccio vedere tutto, aiuto! No, non è un bel pesce come gli altri, tutti uguali. Tutti figli della stessa madre. Guardate come se lo mangiano bene. Vi racconto un po' meglio di questo pesce. Questa è l'occhiata, è super riconoscibile perché ha questa macchia nera proprio sulla coda. È un piccolo predatore, non si direbbe, però mangia soprattutto pesciolini che caccia spingendoli verso l'alto. Vive in banchi che sono numerosissime, si trova soprattutto dove ci sono le acque chiare e acque limpide. Ha un colore, vedete, verdastro qui sul dorso quando è vivo. Quando è morto invece ha un colore molto più scuro sul blu. Questa macchia ha una duplice funzione. Sappiate che l'occhiata non solo è un predatore ma anche una preda. Dentici, ricciole, cernie se la mangiano molto volentieri. Quindi avendo questa macchia un po' come le zebre magari si confonde nel banco. E poi diciamo spesso il predatore non riesce a riconoscere la testa perché quella macchia è molto più scura dell'occhio e quindi la va a attaccare sulla coda e lei riesce a scappare. Sono divertentissimi da pescare e sono buonissime da mangiare. Secondo me c'è, ecco, in questo caso cosa può succedere? Che abbia mangiato un'occhiata piccolina e però non ce ne accorgiamo, un po' perché andiamo veloci. Poi la barca vera non ne frega niente, quella va come una pazza. Mi raccomando, l'ultimo tratto recuperate quasi in cima alla canna e poi tirate su in modo tale che il pesce rimanga dentro la barca e non fuori come ho fatto io prima. Questa è piccolina, però questa sarebbe una misura perfetta per usarla come esca. Guardate questo colore verde acqua, mi fa impazzire. Ciao bella! Ne approfitto per mostrarvi cosa era successo qualche ora prima, quando il vento non c'era e si andava a motore. Abbiamo avuto una mangiata doppia incredibile. Siamo passati proprio sul banco delle occhiate. No, ma non sono lampughe! No, meravigliose!
Questa, ragazzi, è il pesce più bello di tutti. Una lampuchina. Guardate che meraviglia. Eppure di là sicuramente avrà mangiato la lampuca, quindi ora la lasciamo qui, questa la liberiamo, è bellissima. Non fate strage di questi pesci, mi raccomando. Pronti? Ciao ragazza. Così come le occhiate, anche le lampughe di solito viaggiano in banchi numerosi, soprattutto quando sono di piccola taglia. Man mano che crescono cominciano a diventare un po' più isolati. Sta lampuca ha vomitato quello che sembra essere una licetta, quindi si capisce che stavano cacciando. Quando si recuperano loro per difesa, vomitano, diciamo, per poter scappare meglio, rigurgitano l'ultimo pasto. Le lampughe hanno un tasso di crescita mostruoso, questi pesci, e in questo periodo è facilissimo prenderne tantissime così piccole, però vi prego, non insistete. Io ora ho ritirato le canne perché gli si distrugge tutto l'apparato boccale. Fra un mese saranno già di 2 kg, quindi aspettiamo un paio di mesi per pescarle. Che ci fate con una lampuca così? Guardate, questo è un pesce che è meraviglioso. Vai, lo ributto subito perché ne vale la pena. Ciao! Mi raccomando, questa è una cosa a cui tengo tantissimo, cioè non facciamo le stragi di questi pesci. Le occhiate ce ne sono tante, la dimensione massima è questa, ma le lampughe diventano enormi. Facciamole riprodurre e soprattutto prendetevene un paio, non serve ammazzarne tantissimi. La cosa meravigliosa di questa pesca è che intanto si viaggia, quindi viaggiando comunque si riesce a pescare. Funziona benissimo anche a motore, non c'è alcun problema. Vi consiglio però di allontanare ancora di più l'esca dalla barca, perché ovviamente il rumore del motore gli dà fastidio, e di andare un po' più piano, quindi il rumore del motore è un po' attenuato. Direi intorno ai 2 nodi, 2 nodi e mezzo. A vela io li ho presi tranquillamente anche a 5 nodi, sia le occhiate ma anche i pesci serra, dopo ci proviamo. Adesso voglio tornare indietro perché ovviamente il punto migliore era quello, poi soprattutto comincia a diventare caldo, Ma stiamo pescando da meno di 10 minuti, ve lo posso giurare. Però per fare la virata ovviamente una canna, e questo anche con la barca a motore, recuperatela più vicino, in modo tale che le due lenze non si vadano a intrecciare durante la virata, se no diventa un macello che ve lo raccomando. Ho anche l'autopilota, quindi lo usiamo. Ora che ho finito di virare o di fare la mia curva, posso rimandare l'esca alla profondità giusta. È successo proprio quello che temevo, vedete, la codina è partita. €1 che se ne va e ora cambiamo. Porca miseria. Come finale, visto che ho la canna morbida, sto utilizzando uno 0,20. Se avete una canna ancora più morbida potete scendere ed è sempre meglio farlo. Se invece avete una canna più dura aumentate. Ora ne rimetto un altro. Piccolo trucchettino: se lasciate un pezzettino di filo, quando inserite di nuovo il raglù, questo pezzettino di filo farà un po' di spessore ed eviterà che l'amo si vada a mettere in questa posizione brutta che non ci piace. Quindi se lasciate quel pezzettino di filo e lo inglobate nel raglù, nuoterà perfettamente. La montatura è semplicissima. Come vedete utilizzo una bombarda, vi consiglio dai 20 ai 30 grammi, che secondo me è il peso migliore, dipende da quanto regge la vostra canna. Bianca, perché ai pesci piace da impazzire il bianco, quindi lo recuperate piano piano, e poi una girellina tripla. La barca ora stava andando decisamente troppo veloce, eravamo intorno ai 4 nodi e mezzo e quindi le abboccate hanno cominciato a diminuire. La velocità perfetta è tra i 2 nodi e mezzo e i 3 nodi e mezzo. Ora infatti sono andato molto nel vento, siamo a 2 nodi e 9, non sto andando ottimamente a vela, ma non fa niente. L'importante è che comunque ci godiamo la pescata. Siamo usciti dalla zona buona, infatti le occhiate si trovano solo in alcune zone, bisogna trovarle piano piano ed è semplice, poi basta segnarsi i punti sul GPS qui. Ora siamo su un fondale più alto e quindi è più difficile che loro mangino, ma questo fa parte del gioco, tanto piano piano sto tornando a casa. È una navigazione semplicissima, di pesce ne ho preso a tonnellate in 10 minuti, non c'è bisogno di insistere.
È ovvio che loro vadano molto più veloci. Hanno sia la Randa che il Genoa e soprattutto non stanno andando dentro il vento. Io sono troppo di bolina, ma lo faccio apposta per rallentare, se no andremo velocissimi. Sayonara è più veloce di così, eh? E niente ragazzi, ho dovuto liberare e scatenare Sayonara perché stava soffrendo troppo di bolina, così si rientra al porto. Vi giuro, la pescata, e stanno continuando a mangiare, è durata meno di un quarto d'ora, 20 minuti, mi sono divertito tantissimo. Ora siamo a 5 nodi con una decina di nodi di vento. Visto che ci sono, e secondo me è fondamentale, dobbiamo sempre rispettare il mare, quindi faccio vedere quanti pesci sono stati presi. Molti li ributtiamo. Ciao bella! Tanto sono vivi. Li ributtiamo qui, che è il loro habitat naturale, davanti alla sella del diavolo, perché se li ributtassimo in porto non è che sarebbe facile per loro trovare comunque i compagni, sarebbero facili prede. Queste piccoline ritornano a mare. Me ne tengo giusto 5 per un sughetto e a posto. Questo è l'importante, non esageriamo mai con le catture. 4-5 pesciolini per una cena vanno benissimo. E ora me la godo a vela. Se succede qualcosa di interessante la troverete alla fine del video. Ciao raga! Lo sapevo che sarebbe successo qualcosa di incredibile. Mentre recuperavo quest'occhiata, un pesce più grande se l'è mangiato. Non sembrerebbe il morso di un serra, potrebbe essere anche un barracuda. E infatti a un certo punto l'aveva tenuto in bocca e stavamo recuperando il pesce con tutto quanto, e poi alla fine è venuta l'occhiata. Questa è inutile ributtarla, piuttosto si tiene perché andrebbe a morire con una ferita così grave. Potrebbe anche essere di no, però preferisco ributtarne una bella vitale che almeno sicuramente vivrà. Incredibile, eh?